Teo vince la 15ª edizione di MasterChef Italia, un risultato secondo me straordinario per l'aspirante chef 23enne che ovviamente si è dimostrato sin dall'inizio uno dei migliori. Prima di addentrarmi nel discorso però vi ricordo, qualora aveste piacere, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forzinetti e magari anche di lasciare un like a questo video. Come dicevo, Teo è stato il vincitore di questa edizione di MasterChef Italia, un'edizione sicuramente interessante che all'inizio non sembrava regalare grossi spunti, poi invece secondo me ha ingranato e ha trovato la giusta direzione e soprattutto ha trovato dei concorrenti veramente all'altezza, veramente di alto livello e ci sono state anche delle sorprese per quanto riguarda le eliminazioni, come ho già detto anche in altri video precedenti. Sicuramente una cosa che ho detto, una sensazione che ho raccontato sin dal primo video quando ho fatto la presentazione dei concorrenti è stata che Teo alias Matteo Canzi, fosse uno dei migliori e uno dei candidati quantomeno alla finale, ma anche alla vittoria. Poi ovviamente questo non voleva dire che avrebbe vinto con certezza, ma io in finale ce lo vedevo, ma ci avrei visto anche Alessandro molto bene. Per quanto riguarda la dinamica e la costruzione della puntata, io ho capito molto bene la scelta dei due chef che poi hanno spiegato anche loro chiaramente di portare soltanto due concorrenti in finale perché il gap era talmente evidente tra Teo e Carlotta da una parte e Dunia e Matteo Rinaldi dall'altra, che probabilmente il terzo non sarebbe stato in grado di competere con gli altri due. Poi per carità, magari sul menù personale sarebbe anche riuscito a fare qualcosa di più, a dare lo sprint e magari addirittura anche a vincere, però sulla carta quello che hanno detto i tre chef era abbastanza palese e ovvio, era scontato che fosse così. Sicuramente va dato il giusto merito anche a Carlotta, perché Carlotta onestamente, se facciamo riferimento all'inizio del suo percorso, io non mi sarei mai aspettato che riuscisse ad arrivare addirittura fino in finale, quindi a sfiorare la vittoria, perché ha iniziato con tantissime difficoltà e io faccio un parallelo con Irene. Irene quantomeno aveva vinto una prova, invece lei, Carlotta, ancora non era riuscita mai a vincere una prova, quindi se c'era una delle due che vedevo più avanti, sicuramente era Irene, invece Irene è uscita molto prima. Carlotta, dopo che è uscita Irene, ha svoltato, perché è un dato di fatto che abbia vinto diverse prove e che sia riuscita ad imporsi in maniera proprio netta in tantissime prove e anche nella serata finale, nella presentazione del menù, secondo me sarei giocata proprio sul filo di lana, anzi addirittura basandomi sui commenti degli chef, perché non è un programma in cui mi posso effettivamente basare sulle prestazioni dei concorrenti, ma semplicemente su quello che vedo al massimo e ovviamente sui commenti che fanno i chef. E dai commenti sembrava quasi evincere che potesse vincere Carlotta, potesse essere lei la vincitrice del programma. Invece, alla fine, a spuntare è stata Matteo Ganzi. Qual è stato il motivo della vittoria di Matteo? Oltre al fatto che comunque abbia delle grandi abilità, io penso che i chef abbiano rivisto, al di là del menù, che comunque era un menù molto importante, penso che abbiano visto proprio delle qualità che forse ricalcano anche il loro percorso. L'hanno detto più volte, l'ha detto Locatelli, ha detto Cannavacciuolo e anche lo stesso Barbieri. Quindi io credo che in Matteo Ganzi abbiano rivisto proprio loro stessi, in un certo senso, quella determinazione, quella voglia e quel perfezionismo che hanno. E poi io credo che il menù di Matteo Canzi fosse più innovativo e un po' più complicato da realizzare rispetto a quello di Carlotta. Poi, per quanto riguarda l'esecuzione, sicuramente Carlotta in alcuni tratti è stata anche migliore, perché se andiamo a fare un bilancio per quanto riguarda i giudizi, sembrava quasi che il dessert fosse migliore quello di Carlotta, invece alla fine a fare la differenza forse è stato il risotto, non lo so, perché nella portata a sorpresa, la Busbush che ha chiesto la chef Pavan a sorpresa, aveva avuto la meglio Carlotta, nell'antipasto leggermente meglio Teo, ma non di tanto. La vera differenza Teo l'ha fatta con il risotto, ma la stessa differenza che Teo ha fatto con il risotto, Carlotta l'ha fatta con il secondo piatto. Quindi a quel punto una situazione di perfetto equilibrio può essere che il dessert abbia fatto la differenza e che quindi sia stato migliore quello di Teo. Io questo ovviamente non posso saperlo, anche perché Cannavacciuolo nel commento successivo, non in quello immediato, ma in quello successivo, nella riflessione che serviva per arrivare alla decisione del vincitore, aveva detto chiaramente che quello di Teo era superiore a livello di estetica. Poi nel nome era sbagliato perché appunto aveva scritto una cosa e poi ne è uscita di fatto un'altra, perché a quanto pare non era un semifreddo, però dal mio punto di vista io credo che la vittoria di Teo sia più che meritata, ha fatto qualcosa di clamoroso Teo. Un percorso sicuramente caratterizzato da alti e bassi, perché all'inizio è esploso, è stato sempre
in alto, è stato sempre tra i migliori, ha vinto anche la Golden Pin, ne ha vinte 2 se non sbaglio, di cui una proprio insieme a Carlotta quando hanno cucinato in coppia, e forse da lì magari c'è stata anche la svolta un po' di Carlotta. Però oltre a vincere quelle Golden Pin ha avuto anche dei bassi, si è fatto quasi tutti i pressure test e quindi è stato sempre a rischio eliminazioni, ha rischiato davvero tanto. Una volta veramente è stato un passo all'eliminazione, gli è stato ridato il grembiule nero per il pressure test, ha saltato l'esterna, però lì il rischio è stato molto alto e credo che in un certo senso quando gli chef trovano qualcuno di quel livello cercano come possono di proteggerlo e di portarlo il più avanti possibile. Poi chiaramente se inanella una serie di disastri o comunque di piatti brutti consecutivi è inevitabile l'eliminazione. Teo infatti è riuscito tra quegli alti e bassi della seconda parte del programma a tenersi a galla e restare nella masterclass. Perché io faccio l'esempio di Alessandro, Alessandro è caduto poche volte, però alla fine gli hanno tagliato le gambe quando è stato il momento comunque di eliminarlo, di fare l'eliminazione. E Alessandro secondo me in quella finale a 3 o Alessandro o Matteo Lì ci sarebbero stati benissimo. Magari anche tutti e tre io avrei visto inizialmente senza Carlotta, però Carlotta per me ha dimostrato di avere delle grandissime qualità e credo che farà anche lei la sua strada perché ha la determinazione dalla sua parte. La cosa che mi ha impressionato di più di Carlotta è la frase che ha detto: io ho una grandissima fame, in pochi hanno la fame che ho io. Quindi quella frase mi ha molto impressionato perché lei, oltre a pronunciarle quelle parole, le ha anche messe in atto in maniera palese e chiara, perché quando sembrava ormai destinata all'eliminazione, non sembrava neanche destinata ad entrare in top 10, non solo entrare in top 10, è entrata anche in top 5 ed è arrivata in finale. Tra l'altro è stata la prima ad avere l'accesso alla serata finale, quindi per me anche il percorso di Carlotta è stato strepitoso e merita il giusto riconoscimento. Sicuramente se avesse vinto Carlotta non avrebbe rubato nulla, ma sono contento che comunque abbia vinto Matteo Canzi perché da quello che ho visto nel corso del programma, a livello complessivo secondo me è il migliore. Era il migliore della classe, l'ha dimostrato, poi alti e bassi come ho già detto ce l'hanno tutti, come ce l'ha avuti lui, però lui ha dimostrato di essere il migliore e di conoscere molte tecniche che tanti altri non conoscono. Tanti erano lì sicuramente a cucinare, sapevano cucinare, ma non avevano quella tecnica, quelle tecniche che servono poi per fare la differenza e per diventare veramente un grandissimo chef e non soltanto un cuoco. Concentrandomi sugli altri due, ovvero Dunia e Matteo Rinaldi, Dunia praticamente è stata la peggiore di tutta la serata perché è stata la peggiore nella prima prova, nella seconda anche è stata la prima eliminata, quindi quarta classificata, inevitabile quel piazzamento per lei. Quindi era veramente difficile vederla arrivare a presentare il menù come immaginavo, forse non sarebbe neanche dovuta arrivare lì. Discorso simile anche per Matteo Rinaldi, nonostante abbia avuto forse qualche colpo in più nel finale, però, soprattutto perché Dunia ha avuto un percorso molto altalenante, ma qualche colpetto è riuscito a metterlo a referto, infatti aveva anche delle pinne. Matteo Rinaldi invece ha avuto un percorso molto più di crescita esponenziale nel corso del programma, ma a mio avviso non era la finale e quindi io credo che sia stata la decisione giusta. Forse anche il fatto di aver visto cadere prima due che potevano essere in finale come Matteo Lì e come Alessandro, penso che poi abbia portato i chef a decidere per questa opzione di non fare una finale a 3 come era successo praticamente sempre negli ultimi anni, ma di farla semplicemente a 2 come invece era accaduto qualche anno prima, perché mi ricordo che una finale a 2 non è di certo una cosa inedita. Il riassunto di questa situazione è che comunque Teo ha portato a casa la vittoria, una vittoria meritatissima, ma Carlotta anche ha meritato il suo posto in finale e credo che entrambi potranno fare veramente qualcosa di importante nel corso delle loro carriere. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.